ci sono penne stilografiche che incuriosiscono più di altre. Quando ho portato in scrivania, perché ho presentato a degli amici questa, insieme ad altre, è stata proprio la Stabilo Grow che ha attirato le loro attenzioni. Che particolare, com'è bella, ma che strana, e poi insomma il fatto che ci sia del legno, ma non è tutto qua. Quando l'ho presa in mano per la prima volta, innanzitutto ho notato 3 tipi di materiale, si vedono bene: il legno, questo anello in plastica liscia ben rifinita e il cappuccio, e ho detto ci picchia, ma che cappuccio, ma è brutto, è proprio grezzo, una plasticaccia che non troviamo neanche nelle... Insomma, avete capito, una plasticaccia. Mi sono dovuto ricredere, perché? Perché poi, andando a studiare un pochettino questa penna, ho capito che è una penna molto attenta all'ambiente, che usa materiali riciclati quasi al 70%, abbattendo quindi le emissioni di CO2. E pensate un po', questo cappuccio, che effettivamente è grezzo, nel senso che è veramente bruttino, è fatto con riciclo di gusci di frutta secca, di girasoli, insomma cose davvero che non avevo mai trovato su altre penne stilografiche. E allora mi è diventato di colpo molto simpatico, e quello che prima mi sembrava un po' è diventato davvero un elemento che mi piace molto. Ritroviamo un materiale ancora diverso invece qui nell'impugnatura, e come vi dicevo prima, questa forse è la parte più rifinita, questo anello blu che trovo. Il legno, che viene proposto in 3 tipi, in 3 colorazioni, un legno che anche qui ci dicono è fatto ricavato con molta attenzione per l'ambiente, ed è diciamo rifinito con dell'olio per dargli questa lucentezza. Ma vabbè, adesso parliamo invece della penna. La penna ha un caricamento a cartuccia, si svita, sezione in plastica, e ci mancherebbe anche che fosse in metallo visto il prezzo, però guardate che bella sezione, un'ampia filettatura, un innesto a prova di bomba, anche se non la chiudo tutto non si sfila. Eccola qua. Il pennino è un pennino molto semplice, un pennino che ricorda un pochettino quello della Lamy. Se vado a vederlo, questo pennino Stabilo è abbastanza simile, e quindi sappiamo anche che è un pennino molto semplice da realizzare, perché si mette al riparo di tanti possibili fattori di errore, e quindi nella sua semplicità però c'è anche la sua funzionalità. Una di quelle penne che ti mette subito a tuo agio. L'impugnatura, è vero, è un pochettino rigida, ed è anche vero che se dobbiamo dare un pochettino di preponderanza al peso, lo troviamo qua, quindi si sente, quando scriviamo, una penna che si appoggia abbastanza all'indice, oppure qui, quando lo andiamo, si sente abbastanza. Quindi per esempio col cappuccio eviterei di utilizzarla, perché avendo anche una clip metallica diventa ancora più pesante. Quindi il mio consiglio, ma vale per quello che è la mia sensazione, è di utilizzarla così, anche perché così me la guardo ed è veramente bella. L'impugnatura ha questi inviti per le dita che non sono poi così vincolanti, sono accennati e difficilmente si va proprio in fondo a sbattere, comunque con qualcosa che è molto addolcito nella sua curva, quindi non dà fastidio. C'è, vi dicevo, tanto agio invece per tenere anche la penna impugnata in questa maniera. E vediamo come scrive anche così. Inchiostro online. Certo, viene un pochettino meno il controllo, perché ve l'ho detto, il bilanciamento non è quello che ci si aspetta proprio a metà della penna, è un pochettino più in qua, quindi meglio impugnarla dove ci dice anche la casa costruttrice.
è difficile trovare un appunto ad una penna così, perché scrive molto bene. Il pennino, come vedete, scrive un po' in tutte le angolazioni, che lo giri di qua, di là, inclinazioni. È molto arrotondato, ma comunque non è di quelli che insomma vi toglie il gusto della scrittura. Assolutamente no. Anzi, tenendosi leggeri, per quanto sia possibile, si trova anche una penna che insomma accompagna un pochettino il gesto, però bisogna essere onesti, il pennino medio in questo caso lo trovo un pochettino non adeguato ad una scrittura gestuale. Questa va bene per gli appunti in velocità, se usiamo lo stampatello, per la scrittura veloce, e tutto quanto avviene in maniera molto semplice, quindi non affaticante. Infatti la parola fatica, secondo me, è sconosciuta a questa penna. Certo, si trova in una fascia di concorrenza abbastanza frequentata, perché parliamo di 20-22 euro più o meno per questa penna stilografica. E insomma, c'è da scegliere tanto di qui quanto di là. Posso spendere qualcosa meno, mi trovo per esempio la Laminex, mi trovo le Safari. Posso spendere qualcosina di più, arrivo a una, sempre la mia, una All Star, ma trovo anche altri brand che in questo ambito, come le Faber-Castell e tanti altri che non sto a citarvi adesso, propongono degli strumenti di scrittura senza dubbio interessanti. Però questa, dalla sua, ha il fatto di essere abbastanza unica, perché è vero che ce l'ho qua, l'ho usata prima, vado a trovarla, la Lamy ABC per esempio, anche questa ricorre al legno, però insomma è una cosa un po' diversa, si vede che è un pochettino più rivolta magari ai bambini, oppure è una penna comunque che si fa notare per altre cose. Questa è una penna decisamente bella, sta anche bene insieme ad altri complementi della scrivania, perché il legno insomma è sempre bello. A me è piaciuta, e poi comunque il fatto di sapere che è una penna che è attenta all'ambiente in un momento come quello che stiamo vivendo non mi dispiace affatto. Anche questo articolo lo trovate da Gold Pen, utilizzate o il codice sconto o scrivete nell'ordine che siete iscritti al canale di Marco Chiari, insomma avrete un piccolo omaggio oppure insomma un trattamento particolare. Ciao a tutti amici, vi aspetto alla prossima.